c'è Gianluca o no? Mi ricordo. No, siamo stati boicottati? Sì, mi sembra di sì. Perché boicottato? È stato autoeliminato? Ma chi? Te con chi litighi? Non litigo più. No, non ti dico, Vai. ricomincio col pane. Vai, sì. Vai, scusate, vai. Ora porto cessione di pane. Questo pane è un po' bruciato. Oh Antonio, ora inizio col pane. Sei fissato col pane. E lei dice... E ora comincia con la guardia al balcone e sua madre. Ma che fa ora? Una storia e non la racconta? Il pane mia madre non lo buttava mai, neanche quando era secco, neanche quando era bruciato. Diceva, senza parlare della religione, dice che è peccato, al di là della religione, perché il pane è la cosa che ti resta quando non tieni più niente. Quando morì, dovemmo smaltire i mobili della casa, dovemmo smaltire i ricordi, gli odori chiusi nei cassetti e in un piccolo mobile, una ballerina, noi la chiamavamo così, era uno specchio con due cassetti laterali. Trovammo in uno dei due un diario, il diario di mia madre. In essa lei ci aveva scritto tutte le cose che erano accadute durante la guerra. La difficoltà di reperire il cibo per lei, sui 6 fratelli e per sua madre, la tessera annonaria, i ricoveri dalle bombe, i rosari propedeutici a non far cadere le bombe sui ricoveri, che tutto sommato erano poco più che cantine. E poi c'era una regola da tenere sempre presente. Chi taglia il pane ha da avere l'ultima fetta, affinché sia equanime il taglio. Una regola da rispettare sempre. E poi parlava di un balcone, di un fucile, sì, e di zio Vittorio, uno dei suoi fratelli più piccoli. E parlava delle 4 giornate di Napoli, quando tante persone, all'improvviso tanti giovani, dissero basta, senza un coordinamento, solo con il coraggio, solo con la fama. E Villani tedeschi si andare da chi murette, sparando là, giù. I fascisti erano già scappati. Quel balcone era il balcone della casa della stanza da letto di mia madre, la stanza nella quale sarei nato io, 5 anni dopo la fine della guerra. Leggemmo quel diario tutta la famiglia. Ricordo le lacrime dei miei figli e ricordo anche il nudo che avevo alla gola. Perché poi ci sono battaglie che, anche se non si sa come andranno a finire, bisogna combattere lo stesso, anche se non se ne sa il fine, come quel cavaliere che decise con un'armatura di stagnola di andare a combattere contro i giganti, che poi i giganti non erano, ma lui non lo sapeva, li vedeva così e tanto bastava. E comunque il pane si può anche bruciare, ma la memoria no. Eh sì, Antonio, la morte è sempre dolorosa. Ma tu parlavi di tua madre, del diario che ti ha lascito. A me mia madre non ha lasciato niente, nessun quaderno, nessuna lettera, solo un gran vuoto. Un giorno, uno di quei giorni in cui senti che stai per crollare, gli ho chiesto un segno, a voce alta. Mamma, dimmi che ci sei! Dimmi che non mi hai lasciato sola! Ero appena uscita di casa, la testa piena, gli occhi vuoti, quando qualcosa sul marciapiede mi ha chiamato. Era un braccialetto, piccolo, semplice, dimenticato.
ma con una scritta incisa. Dove tu andrai, andrò anch'io. Era lei. Sì, era il suo modo. Lei non scriveva, non lasciava parole su carta, ma quel messaggio era preciso, scelto, cucito su di me. Quante volte ci accadono cose che sembrano niente, ma dentro suonano come un richiamo. Un pensiero improvviso, una telefonata che arriva quando stai per comporla, un sogno che si avvera, o una frase sentita per caso che sembra parlarti. Mi ricordo che uno psicanalista una volta raccontava che i suoi clienti vivevano coincidenze assurde. Un uomo va a comprare un vestito blu e gli arriva un vestito nero il giorno in cui muore suo fratello. Una donna che sogna una volpe e una volpe vera che attraversa la strada. Ma sono cose che succedono, ma sono solo coincidenze? O è la vita che ci parla in modi misteriosi? C'è chi questi segni li raccoglie come sassolini nel bosco e li segue. C'è chi li ignora e c'è chi se ne fa domande. Io invece me ne faccio tutte alle 3 di notte le domande, ma sempre troppo tardi per rispondere come si deve. A voi non vi capita rigirarvi nel letto e ripensare a quella conversazione, a quella cosa che avevate detto o non detto? A me sì. E come? Avrei potuto rispondere così, avrei potuto fare questo, ma perché non ho detto quella cosa? E se avessi trovato le parole giuste, ma ormai è passato. E alla prossima fermata io comunque non sarò pronto. No, non sarò pronto. Tanto è sempre così. Quando si creano le situazioni, poi io non le so come. Ci vorrebbero tipo degli sceneggiatori, sapete? Quella gente che scrive le battute, che ti dice bene che cosa devi dire, che cosa non devi dire, le pause per questo, per quello, il tempismo d'applauso. E invece no, a me non mi capita, io non ce l'ho questi. No, anche se qui io ti dico un teatro, questo non lo dici. Ci tocca improvvisare, il risultato qual è? È una figuraccia. È una figuraccia, poi ci sono i conti, quelli non tornano mai. E allora mi guardo intorno e mi chiedo, ma sono io che ho perso il filo o sono gli altri che poi non l'hanno mai avuto? È il mondo che è impazzito o siamo noi che abbiamo smesso di capirlo? E poi quelli che sembrano ma lo sono davvero? E se fosse tutto al contrario? E se in questa follia ci fosse qualcosa? E se invece di capire bisognasse solo camminare? Se la strada non fosse già segnata, ma si creasse passo dopo passo? E qui parte la musica. No, lui dice, allora io parto. No, qui parte la musica. E loro ce lo fanno. Qui parte una musica, e se la strada si creasse passo dopo passo, la musica si fa, così fai l'azione, Vuoi vedere altri video come questo? Clicca sul pulsante iscriviti e sulla campanella delle notifiche per essere avvisato quando viene pubblicato un video, altrimenti potresti non vedere più la mia faccia.